la manosfera. Un nome altisonante, quasi inquietante, che ogni tanto riemerge dalle cronache in occasione di sparatorie ad opera di giovani adolescenti repressi o a braccetto con qualche produzione televisiva. A leggere certi articoli pare che dobbiamo temere la sua diffusione, perché è un male insidioso, in grado di avvelenare le giovani menti, rendendole misogene e odiatrici. Ma come funziona questa manosfera? Ma soprattutto, cos'è? Quando i media parlano di manosfera, lo fanno sempre con accezione negativa, per indicare tutto ciò che, sul web, abbia elementi di mascolinità tossica. Il termine deriva dal neologismo blogosfera, termine nato per indicare l'insieme di blog e siti internet inerenti a un determinato argomento. La manosfera è quindi la blogosfera della mascolinità. Viene consacrato nel 2013 con l'uscita del libro di Ian Harwood, The Manosphere, A New Hope for Masculinity. A New Hope, quindi. L'autore infatti interpreta la manosfera non come una minaccia, ma come una speranza per una mascolinità che è sempre più confusa, priva di un modello comportamentale condiviso. Ironwood prende quindi un termine che già iniziava ad essere usato con risvolti negativi e raccoglie in un volume tutti i contesti a cui si riferisce, dai suggerimenti per rimorchiare le ragazze dei pick-up artists a consigli di endorsement personale degli alpha man, passando anche per associazionismo e tutele legali del man rights activist, rivolti a padri separati o vittime di abusi familiari. Benché si tratti di un fenomeno esploso di recente, le sue radici ideologiche si possono riscontrare già in testi di fine Ottocento, con la critica al concetto di patriarcato. Se il femminismo concepisce il patriarcato come forma di potere maschile, alcuni teorici della manosfera ritengono il patriarcato una forma di tutela della donna, che passa attraverso la sottomissione dell'uomo. Quello maschile è quindi considerato il genere sacrificabile, a cui vengono affidate tutte le mansioni rischiose, come la guerra o la caccia, mentre la donna va protetta e tutelata per il suo potenziale di generare nuova vita. Queste argomentazioni sono state approfondite nel 1994 dall'accademico statunitense Warren Farrell, nel suo libro Il mito del potere maschile. Ma già un secolo prima se ne trovano le basi in The Legal Subjection of Man, scritto nel 1896 dall'avvocato socialista inglese Ernest Belfort Bax. Ciò che premeva Bax, in quanto avvocato, era mostrare come l'allora nascente femminismo fosse intrinsecamente discriminatorio, poiché, rivendicando diritti specificatamente rivolti alle donne, mirava a creare dei privilegi specifici per il sesso femminile, portando a un clima di sfiducia tra i due sessi. Con le mesere del divorzio, queste istanze diventano mainstream e nasce così la prima associazione MRA, l'associazione dei padri separati Divorce Racket Busters. Oltre agli aspetti legati al divorzio, gli attivisti MRA sono impegnati in campagne di sensibilizzazione sugli abusi domestici, in cui la vittima è maschile. Se infatti la violenza fisica è più frequente ad opera di uomini, quella psicologica, benché sia altrettanto diffusa, soffre di una pressoché totale mancanza di percezione della pericolosità. Nel 2014 fece parlare un esperimento sociale ad opera del collettivo MRA Mankind, che simulò un'aggressione per le strade compiute uomo contro donna e viceversa. Se nel primo caso i passanti immediatamente intervenivano, nel secondo caso ridevano o fingevano di non vedere, dimostrando come, nella percezione sociale, l'aggressione femminile non sia qualcosa di rilevante. Questo contribuisce a creare nei seguaci della manosfera un sentimento di astio e sfiducia esteso a tutto il genere femminile. Verso la fine degli anni 90 escono nelle sale Fight Club e Matrix, due film centrali nella costruzione dell'immaginario generazionale. Il primo per la sua idea romantica di una comunità segreta in cui è possibile mostrare il vero sé contro una quotidianità repressiva. Vedo nel Fight Club gli uomini più forti e intelligenti mai esistiti. Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Il secondo per la visione di un mondo dominato dalla menzogna, in cui solo chi ha assunto una pillola rossa è in grado di vedere la realtà. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Negli stessi mesi, una ragazza queer canadese crea un sito internet chiamato Alana's Involuntary Celibacy Project, una sorta di forum per quelli che lei definisce gli incel, celibi involontari in cerca di un supporto emotivo. Gestirà il sito per un paio d'anni, per poi abbandonarlo. La comunità da lei lanciata, invece, si sposterà su Reddit e diverrà un vero e proprio movimento. In passato abbiamo già parlato del ruolo che i mage boards come Reddit o 4chan hanno avuto nello sviluppo della cultura dei meme. E se non aveste visto il video, vi consigliamo di guardarlo. Se in passato le sottoculture giovanili si sviluppavano in luoghi appositi, frequentati da target omogenei di persone, la rete ha sostituito i luoghi fisici con queste stanze virtuali, le cosiddette subreddit. Al loro interno nascono delle vere e proprie community che condividono scale di valori e punti di vista sul mondo.
sovente punti di vista controversi, poco discussi in real life. Una delle principali sfide dell'adolescenza è la ricerca di conferme sulla propria identità. La popolarità è sempre stata un elemento fondamentale per comprendere la portata del proprio valore e i social media hanno reso questa popolarità quantificabile. Questa generazione si è così abituata a concepire i rapporti non come emotivi, ma come forma di successo personale, complici anche le app di incontri che hanno reso misurabile il tasso di successo con l'altro sesso e il fenomeno di pick-up artist, gli artisti del rimorchio, fenomeno divenuto di massa grazie anche a una trasmissione televisiva. Il pick-up artist è colui che mira a massimizzare numericamente i rapporti con le donne, affinando le sue doti di seduttore. So how many bitches you kissed? 5,000. Bow bow. Sorta di pesca a strascico chiamata The Game, in cui tutto è lecito se permette di cacciare la preda. Sebbene anche in questo caso il donnaiolo Don Giovanni sia sempre esistito, questa rappresentazione oggettiva dell'atto di seduzione maschile, con tanto di videocorsi, guru e manuali, va ad alimentare quella visione distaccata e quantificabile delle relazioni, diffusa nella manosfera. All'interno di questa galassia sono poi diffusi i content creator dal profilo particolare. Come non citare il complottaro professionista Gonzalo Lira, Never, never, never tell a girl that you like her. Never! che è passato con nonchalance da contenuti incel alla propaganda pro-Cremlino, o il celebre Andrew Tate, icona della manosfera, che attraverso lo sfoggio di ricchezza, di un certo macismo tradizionale e una visione oggettivata della donna, So I think my sister is her husband's property, yes. incarna appieno l'uomo alfa. Wow. Se in passato il disagio legato alla carenza di relazioni lo si affrontava in privato, oggi forum e canali appositi lo palesano finendo col cristallizzarlo. È alla community che vengono chiesti consigli, è con la community che ci si sfoga. E il continuo confronto virtuale con ragazzi che vivono la stessa bolla di negatività porta alla convinzione che il problema non sia rintracciabile in se stessi, come vorrebbero far credere loro gli adulti, ma nell'emancipazione femminile che ha condannato i brutti all'eterno rifiuto, permettendo al contrario alle donne e ai belli di poter avere un surplus di rapporti. Questa visione del mondo prende il nome di Red Pill. Mentre i normies, le persone normali, hanno preso la pillola blu, accontentandosi di vivere in una realtà edulcorata ma falsa, loro, come Neo e Matrix, hanno scelto di guardare la realtà per quello che è. Hanno preso la pillola rossa. Se questa presa di coscienza può portare a una spinta al miglioramento personale, rischia anche di comportare una chiusura eccessivamente nichilista. Più ferventi red pillati hanno infatti elaborato tutta una serie di analisi pseudoscientifiche con lo scopo di ricercare conferme empiriche alla loro tesi. Il cosiddetto rapporto 80-20, secondo cui l'80% delle donne è attratto esclusivamente dal 20% degli uomini. La teoria dell'LSM, Look, Status, Money. Nella sua solitudine, Lindsay inizia a percepirsi come parte di una comunità di rinnegati e ad odiare chi è causa del suo dolore, i cosiddetti Chad, gli uomini belli di successo e le stessi, le donne belle iperselettive. Questa tendenza fatalista alla rassegnazione, piuttosto che al miglioramento, prende il nome di Black Pill, una convinzione rinforzata da analisi amatoriali che se sei brutto è del tutto inutile provarci con le donne. Rifiuto però che, contrariamente a come la stampa spesso sostiene, solo in alcuni rarissimi casi sfocia nell'odio misogino. Più spesso la frustrazione sfocia nell'autoisolamento degli MGTOW, Men Going Their Own Way, una community di uomini che, avendo appreso i contenuti Red Pill o avendo vissuto relazioni tossiche, si rassegnano, finendo con rifiutare quasi interamente ogni relazione con le donne. Vi sono però casi estremi, che sebbene siano ultra minoritari, vengono spesso presi a modello per parlare di tutta la manosfera e degli incel. Quando le idee Red Pill si sommano a problematiche psicologiche e sociali, dal disprezzo si passa così all'odio e dall'autoisolamento si genera una voglia di rivalsa distruttiva, un desiderio di essere finalmente visti, ma soprattutto temuti, da quel mondo che fino a quel momento li aveva ignorati, derisi o rigettati. Questa svolta terroristica della manosfera inizia nel 2014 con il massacro ad opera degli Elliot Rodger, primo attentato motivato dalle teorie incel. Oltre ad aver documentato e condiviso sui social l'attentato, l'autore ha scritto un vero e proprio manifesto che spiega le ragioni del suo gesto, ponendo le basi ideologiche del terrorismo incel e ispirando molti altri dopo di lui: Chris Harper Mercer in Oregon, Nicolas Cruz in Florida, Alec Minassel in Canada e potremmo continuare. Seppur sia vero che questi ragazzi frequentavano i contenuti della manosfera, voler associare il fenomeno al terrorismo incel appare più una soluzione di comodo per criminalizzarla. I contenuti della manosfera sono seguiti da milioni di persone
E questo manifesta un disagio nella sfera della mascolinità che va oltre le psicosi omicidi degli school shooters. In Occidente, l'uomo è sempre più visto attraverso una lente negativa. Se siete dentro quest'aula, vuol dire che avete un problema. Maschilismo tossico. Persino nei film e nelle serie TV, i tratti maschili, un tempo eroici, oggi sono ridicoli e stereotipati, mentre quelli femminili sono resilienti e proattivi. Mentre si esalta ogni tipo di endorsement femminile ed LGBTQ, Iconic. all'uomo questo non è concesso. La mascolinità, se esibita, viene subito dipinta come tossica. La manosfera, quindi, è un concentrato di visioni della mascolinità contemporanea, dove i giovanissimi cercano risposte a un senso di inadeguatezza che li attanaglia. Senso di inadeguatezza che è prodotto dagli errori che la società sta commettendo nella sua lotta al patriarcato. Invece di premiare le attitudini di entrambi i generi, rivendicando e ricercando una complementarità dei ruoli, si punta piuttosto a valorizzare la donna e a svilire la virilità. Elementi di patriarcato sono presenti in tutte le società umane. Del resto è stato il modello più funzionale per millenni. Pur concordando che le conquiste femminili siano un successo della società occidentale e che il maschilismo dei nostri nonni sia qualcosa di antistorico che siamo felici sia stato superato, non possiamo non porci alcune domande. È ancora giusto proseguire in questa lotta fra generi nel mondo contemporaneo? Il femminismo porta davvero a un miglioramento della società? O comporta piuttosto rapporti effimeri, crollo delle nascite, distruzione dei legami familiari e in fondo una maggiore solitudine per tutti? Lo chiediamo a voi e se siete giunti fino a qua vi chiediamo anche di iscrivervi al canale. Grazie.